È esploso di nuovo il caso Samardžić perché a giorni di distanza dalla fumata nera che ha fatto saltare questa trattativa clamorosamente tra l'Inter, l'Udinese e appunto Samardžić che aveva sostenuto le visite mediche, si parlava di un padre del giocatore che aveva cambiato le carte in tavola e quindi era il colpevole di questa trattativa naufragata. Oggi finalmente parla il papà di Samardžić in una intervista lunga che lancia delle pesanti accuse all'Inter ma anche alla potente agente Raffaela Pimenta, delle accuse che sono da indagare ma che sollevano secondo me anche tanti dubbi, tant'è che subito dopo è arrivata proprio una risposta molto netta da parte dell'agente Raffaela Pimenta che smonta quasi integralmente queste accuse, almeno secondo me. Ne voglio parlare insieme a voi in questo nuovo episodio di oggi e quindi ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio. Vi chiedo subito di lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale perché in questi giorni sono giorni molto movimentati, iscrivendovi non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e siete sempre aggiornati con i nostri appuntamenti quotidiani. Partiamo da questa intervista appunto al papà di Samardžić, la leggiamo integralmente dal sito di Sport Italia che ha intervistato il signor Mladen Samardžić, dopodiché farò insieme a voi delle considerazioni aggiuntive. Si parte dall'inizio, ovvero cosa è successo con l'Inter. L'Inter ha fatto un errore, quindi danno già il papà di Samardžić dà già tutta la colpa all'Inter. Ha fatto tutta la trattativa e ha chiuso l'affare con una persona che non aveva il permesso per farlo. Parla di Raffaela Pimenta, suppongo, chiede il giornalista. Certo, lei, ma io l'ho vista una volta sola nella mia vita. Non so lei come abbia fatto a infilarsi in questa cosa perché la trattativa era tra Udinese ed Inter. Poi ci siamo trovati lei in mezzo che voleva chiudere l'affare senza il nostro permesso. Quindi quando ho ricevuto la bozza di contratto dall'Inter e abbiamo visto che c'era lei come intermediaria e rappresentante di Lazar, abbiamo chiesto che questo fosse cambiato. Abbiamo chiesto di parlare direttamente con l'Inter, di avere un incontro con loro e di cambiare questo aspetto. Ma loro ovviamente non hanno voluto fare più l'operazione così senza di lei, sostenevano che l'agente di Lazar fosse lei. Allora, il primo punto, fermiamoci un attimo qui. Il papà di Samardžić dice subito che l'Inter ha trattato con Pimenta pensando che fosse l'agente di Samardžić e invece in realtà Samardžić non è rappresentato da Pimenta. Questa è la versione del papà. Mi vengono subito alcuni dubbi. Intanto sta circolando in queste ore un video che avevamo già commentato anche nel club di Passione Inter nei giorni scorsi della stessa agente Pimenta che ad un evento di Tutto Sport a metà giugno o giù di lì aveva risposto ad una precisa domanda in cui diceva effettivamente di essere diventata l'agente di Samardžić. Mi viene il dubbio allora perché non è stata smentita quella notizia dal papà di Samardžić se la Pimenta non rappresenta e non ha rapporti con suo figlio? Perché quella dichiarazione, ci sono dei video che lo testimoniano che Pimenta fa il 20 giugno, giù di lì, non viene smentita. Seconda cosa, una manager come Pimenta, avvocato importantissimo, con un'agenzia che ha tantissimi giocatori, tra cui Haaland e non solo, ex braccio destro di Mino Raiola, si impadronisce così dal nulla di una trattativa per una commissione, poi in questi giorni si è parlato molto di 300.000 euro di commissione, così dal nulla subentra e si mette a fare l'intermediario senza alcuna procura e senza alcun contatto con il papà del giocatore. Questo è il primo punto che lascia qualche perplessità. Andiamo avanti. Certo che abbiamo chiamato l'Inter, dice il papà di Samardžić, abbiamo scritto anche una email, nessuna risposta perché per l'Inter era finito tutto perché volevano trattare solo con la Pimenta. Avevano chiuso l'accordo con lei ma non con noi. Lei non ha nessun permesso da parte nostra. Aveva fatto l'operazione con l'Inter perché ovviamente lei ha tanti giocatori lì e ha un buon rapporto con il club, ma non c'era nessun accordo con noi né nessuna autorizzazione. Poi si parla degli incontri con Marotta e Ausilio per parlare di questa cosa. Ci siamo incontrati quel venerdì 11 agosto a Milano e ho spiegato a loro tutto. Gli ho spiegato che non c'era nessun permesso per la Pimenta di parlare a nome di Lazar, ma non hanno voluto più parlare di nulla perché erano molto arrabbiati perché continuavano a dire che lei era l'agente. Ma potete controllare ovunque, anche su internet, che la Pimenta non è mai stata l'agente di mio figlio. Il problema di comunicazione è stato solo questo, perché mio figlio voleva andare all'Inter, l'Udinese voleva venderlo all'Inter e l'Inter voleva prenderlo
prenderlo. Era tutto ok se non fosse stato per questo problema di comunicazione, tra virgolette. E qui però rimane quel dubbio che avevamo fatto prima, che avevo sollevato prima, ne aggiungo un altro. Perché far fare le visite mediche al giocatore se, come dice in questo caso, non avevi ancora incontrato l'Inter, non avevi ancora, avuto modo di vedere ufficialmente il contratto e le cifre. Di questo poi ne parla anche qui in seguito, perché dice: "Non è vero che c'era un problema di soldi e di commissioni", gli chiede il giornalista. "Guardi, non abbiamo mai parlato di soldi con l'Inter, non abbiamo mai contrattato su nulla, non abbiamo avuto l'opportunità perché nel momento in cui ho spiegato che la Pimenta non era l'agente, automaticamente per l'Inter era già tutto chiuso e non erano più interessati. Perché? Non si sa perché, pensavano che Raffaella Pimenta fosse l'agente. Io ho detto: "Scusate, mi dispiace, ma è un errore, se voi avete delle prove riguardo questa cosa, okay, ma visto che non le avete non è colpa nostra. Mi dispiace, ma abbiamo dimostrato che noi volevamo andare all'Inter e che non abbiamo mai parlato, di soldi. Non abbiamo nulla da rimproverarci perché non abbiamo avuto opportunità di fare nulla. Che errore avremmo fatto? Non lo so", dice sempre il papà di Samardžić. "Ho chiesto a mister Ausilio dove avrei sbagliato di dirmelo e mi ha risposto che non sapeva chi fossero gli agenti. E allora ho ribattuto: "Non è colpa mia, potevi chiedere". E allora a quel punto sono stato io a dire: "Vogliamo vedere i contratti, vogliamo vedere l'offerta con una email scritta e non solo al telefono. Vogliamo vedere l'ingaggio e i bonus". E invece non abbiamo visto nulla di scritto, nessun documento, perché loro avevano mandato tutto a Raffaella Pimenta e avevano sbagliato. La prima volta che mi sono seduto nell'ufficio dell'Inter ho detto ad Ausilio: "Guarda, io non ho mai visto nessun contratto finora e nessuna offerta". Allora lui me l'ha stampata in quell'appuntamento e io gli ho detto: "Ecco, ora è la prima volta che vedo questi numeri ed è finito tutto". Ha detto che non avevamo più nulla di cui discutere, che l'Inter ha 150 anni di storia, che ha fatto la finale di Champions e io gli ho risposto: "Certo, hai ragione, ma qui c'è stato un errore di comunicazione, mi spiace". Quindi sostanzialmente il papà di Samardžić dice che questa offerta poi gliel'hanno stampata, nell'incontro in sede dell'11 agosto, ma anche qui ribadisco, perché far fare le visite mediche, perché penso che il papà si sia parlato con il figlio, se lo rappresenta, prima di far fare le visite mediche, perché fargliele fare e perché quando poi ti stampano il contratto, allora se sei d'accordo e non è una questione di soldi, non lo firmi subito questa nuova offerta, verrebbe da dire. Chiudiamo poi sulla parte finale, non so perché si sono comportati così, io non ho esperienze in questi affari, sono solo un padre che vuole il meglio per suo figlio, a Udine gioca perché lui ama il calcio, sicuramente vuole migliorarsi e va bene, magari con un altro club la prossima volta, qui si parla di futuro e ci interessa poco. Il giocatore non vuole andar via. L'ultima parte, qualcuno nei giorni in cui è saltato l'affare con l'Inter aveva scritto che c'era dietro un altro club. Non era proprio vero, dice. Non abbiamo nessuna squadra, non abbiamo fretta per il futuro. Lazar ha solo 21 anni, c'è così tanto tempo. Già con la Juve è entrato bene, ha dimostrato bene. Era importante raccontare la verità. I grandi club hanno una comunicazione potente e noi no, ma non può passare all'opinione pubblica una ricostruzione falsa e sbagliata che ci danneggiava. Questa è allora la versione del papà con i vari dubbi che hanno sollevato. Io leggendo subito questa intervista, la prima cosa che ho detto, se queste accuse sono così pesanti, cioè a fronte di queste accuse così pesanti, mi aspetto delle azioni legali della Pimenta, perché si mette in discussione anche la professionalità di questa gente, ma almeno una risposta molto forte anche da parte dell'Inter, perché la posizione anche nerazzurra è sempre quella del papà che ha cambiato le carte in tavola, ma qui si dice che viene accusato Ausilio di aver trattato senza sapere chi è veramente l'agente di Samardžić. Quindi una risposta me la aspettavo. È arrivata quella dell'agente Raffaella Pimenta, che andiamo a vedere dal nostro sito passioninter.com, in una nota che ha diffuso proprio l'agente poco dopo questa intervista. In questa nota Raffaella Pimenta dice: "Mi dispiace che il papà di Samardžić abbia giustificato le sue decisioni con questi argomenti. Per me parlano i fatti. Dall'incontro avuto con lui e la moglie insieme a Kolarov nel mio ufficio a Montecarlo, alle tante chiamate fatte insieme ai diversi club, alla sua richiesta rivolta all'Udinese di parlare direttamente con me. Il nostro appuntamento insieme presso la sede dell'Inter, gli ok dati all'Inter, i brindisi con lui e la moglie in un hotel di Milano, la videochiamata, ecco, con il figlio per organizzare le visite mediche, l'arrivo di altri familiari e del cameraman per le riprese video. Dopo tutto questo, il papà ha avanzato delle richieste, attenzione, dopo tutto questo il papà ha avanzato delle richieste che io non condivido nella sostanza e nella forma e in quel momento ho deciso di farmi da parte". Quindi, di fatto, Pimenta smentisce che si siano parlati una sola volta
e conferma la propria versione, quella che è emersa anche dall'Inter, ovvero del padre che ha avanzato delle nuove richieste e a quel punto lei si è fatta da parte. Nonostante questa smentita forte, nonostante questa dichiarazione forte, secondo me rimangono comunque 2 interrogativi, almeno dal mio punto di vista. Pimenta innanzitutto non parla di procure firmate o comunque di contratti, diciamo, vincolanti per la procura del calciatore, un tema che invece è stato sollevato in maniera molto forte dal papà e sul quale mi aspettavo quindi anche maggiore chiarezza. Su questa cosa secondo me si gioca abbastanza perché il padre potrebbe anche uscirsene dicendo: "È la mia parola contro la tua, sì, ci siamo incontrati, hai trattato con l'Inter e l'Udinese, però non c'è niente di firmato, non sei effettivamente il procuratore, quindi ti sei inserita." Potrebbe esserci. Io sinceramente dubito che un agente come Pimenta si sia inserita così a caso, nell'affare, vista l'esperienza che ha e tanti giocatori, non penso che si vada a intromettere in una trattativa senza alcun titolo. Questa cosa però della procura effettivamente firmata è rimasta in sospeso e, visto il modo di fare che c'è nel calcio con i rapporti, gli accordi verbali, eccetera, il fatto che non si parli ufficialmente di un contratto tra Pimenta e il giocatore per la procura mi lascia quindi questo dubbio aperto. L'altro dubbio poi rimane sempre legato a quelle ore lì tra le visite mediche, l'incontro in sede con il papà e la fumata nera che ha fatto tramontare l'affare. Qui è uscita di scena la Pimenta, Samardžić fa le visite mediche, ma poi non va a firmare. Qualcosa su queste ore non mi torna ancora. Il padre di Samardžić, come dicevo, lancia un'accusa ben precisa perché all'Inter dice che hanno trattato con un agente che non seguiva il giocatore, facendo passare anche una brutta immagine comunque dei dirigenti nerazzurri, immagino. Per questo dopo quella di Pimenta mi aspetto o comunque sarei curioso di poter ascoltare anche una dichiarazione forte da parte dell'Inter, oltre ad una che c'è già stata da parte del direttore sportivo Ausilio che già nei giorni scorsi aveva detto che il padre aveva cambiato gli accordi. Detto che ad oggi, se devo dare una mia opinione un po' su questa vicenda, intanto non credo che sia finita qui, penso che ci saranno altri sviluppi. Mi viene da pensare che effettivamente la trattativa potrebbe essere nata, sulla base, diciamo, dei rapporti tra i club, tra la Pimenta e quando è subentrata questa diatriba tra Pimenta e il papà del giocatore, che tra l'altro, lo ripetiamo, non è nuovo a casi di questo tipo, già con l'Hertha Berlino, il Lipsia e non solo, l'Inter quando è subentrata questa diatriba è rimasta spettatrice, perché stava facendo tutto appunto con Raffaella Pimenta che, se non smentisce, non è da escludere che magari non avesse effettivamente questa procura firmata e quindi il padre ora tenta di giustificare la sua mossa non professionale screditando Pimenta, che in questo caso avrebbe comunque commesso forse una ingenuità, probabilmente verrebbe da dire. È un'ipotesi, nelle prossime ore, ripeto, secondo me possiamo aspettarci degli sviluppi, ne riparleremo sicuramente in diretta nello spazio delle 19:30. Voglio sapere la vostra nei commenti, che idea vi siete fatti anche voi su questo caso e come andrà a finire, dove andrà Samardžić e che cosa succederà nelle prossime ore. Per chi ci ascolta in podcast vi lascio in descrizione un link ad un approfondimento da non perdere, ricordandovi di iscrivervi al canale cliccando sul tasto iscriviti. Per chi ci segue da YouTube, un approfondimento qui assolutamente da recuperare.